Quanto costa la Bocconi? Quanto tempo ci vuole per prepararsi? Quanto tempo studi al giorno? In Bocconi ci sono borse di studio? Ciao a tutti ragazzi, è da oltre un anno che non mi metto davanti a una videocamera a parlare. L'ultimo video è stato pubblicato 7 mesi fa. Per chi non mi conoscesse, sono Marco, sono attualmente al primo anno di magistrale all'Università Bocconi e sto studiando marketing management. Ho fatto la mia triennale, quindi i 3 anni che precedono la specialistica, sempre in Bocconi, e ho studiato management. Tutti i giorni ricevo domande, principalmente sull'università, e molto spesso le domande sono le solite. Quindi in questo video ho cercato di raggruppare le domande che mi fate più frequentemente riguardo l'Università Bocconi in generale, il test d'ingresso, le facoltà, le esperienze che si può vivere e tutte queste cose qua. Spero che vi sia utile e di rispondere veramente alle domande di cui volete una risposta, ma se non sono riuscito a rispondere a tutto quanto, sotto nei commenti potete farmi tutte le domande che volete e io vi prometto che cercherò di rispondervi. Altrimenti scrivetemi su Instagram. Se non vi rispondo subito, perdonatemi, non guardo sempre i direct, le richieste, quindi a volte capita che io mi perda dei messaggi. Ovviamente trovate il mio profilo Instagram sotto in descrizione. E ora rispondiamo alle vostre domande. Direi di partire rispondendo alle domande riguardo il test d'ingresso. Quanto tempo ci vuole per prepararsi? Allora, un po' complesso da dire. Io mi sono iniziato a preparare 2 mesetti prima circa, ma dipende ovviamente moltissimo dal vostro background, matematica, logica, eccetera. Quindi magari se siete allo scientifico siete un po' più avanzati rispetto al linguistico. Dovendovi dare una misura, io direi che se per 1 mese e mezzo studiate ogni giorno un'oretta, dovrebbe bastare. Ecco, io direi non meno di 1 mese. Come ci si prepara? Se andate sul sito dell'università e andate nella sezione del test, troverete gli argomenti che ci sono all'interno del test. Per aiutarvi nella preparazione ci sono dei libri come Alpha Test, super famoso, che vi dà degli esercizi di esempio e vi prepara anche nella parte teorica. E poi ovviamente, se già non lo sapete, c'è ovviamente Top Squad. Top Squad è un network che ho fondato durante il mio primo anno di università, presente su Facebook, Instagram e WhatsApp principalmente, in cui sono presenti tutte le persone che devono provare il test d'ingresso, io e gli advisor. Gli advisor sono ragazzi che facevano parte di Top Squad e poi sono entrati a far parte dell'Università Bocconi, quindi hanno superato il test d'ingresso. Sono tutti studenti, quindi alcuni di loro sono anche rappresentanti e poi comunque sono presente anch'io. Quindi se volete entrare basta andare su Facebook o Instagram, cercare Top Squad, comunque vi lascio il link in descrizione. Per Facebook fate richiesta per entrare nel gruppo, mentre per Instagram vi basterà seguire la pagina e trovate le informazioni lì per poter entrare nei gruppi WhatsApp. Ormai Top Squad esiste da 3 anni, prepara veramente i ragazzi sia dal punto di vista tecnico, quindi cosa c'è da fare, i documenti da preparare, le deadline, e poi anche dalla parte più didattica, diciamo, quindi risolvere esercizi. Prepariamo noi delle simulazioni, creiamo una graduatoria all'interno di Top Squad in modo tale da farvi capire più o meno come siete messi rispetto agli altri, perché vi ricordo, il fatto che voi passiate o no il test d'ingresso dipende da una graduatoria, non c'è una soglia minima di ingresso, dipende da come vi posizionate rispetto agli altri e in base a quanti posti vengono allocati in quella sessione. Ho risposto a 35 domande, 20 domande ero insicuro, 15 ero sicuro, avevo la media del 7.8, riuscirò ad entrare? Ricevo molto spesso domande simili, mi rendo conto che si ha una certa ansia e non si vede l'ora di sapere i risultati, se si è entrati o meno, però purtroppo è una domanda a cui non si può rispondere, perché dipende da milioni di fattori. Il test Bocconi cambia leggermente di anno in anno, a volte è più difficile, a volte è più facile. I ragazzi che provano il test d'ingresso cambiano, a volte sono più preparati, a volte meno preparati da una sessione all'altra, quindi è davvero complesso capire se siete entrati o no con determinati parametri, perché appunto, come ho detto prima, non c'è una soglia minima di ingresso, ma è una graduatoria. Quindi tutto dipende se avete fatto meglio o peggio degli altri. Qual era la tua media quando hai fatto il test Bocconi? Io avevo in quarta la media dell'8.9 mi pare, e invece in quinta la media del 9.2, 9.3, non mi ricordo, qualcosa del genere. Queste erano le domande riguardo il test d'ingresso. Seguirà poi un video sul canale dove
parlerò delle sessioni 2020-2021 per l'ingresso dell'anno accademico 2021-2022. Se però intanto volete avere le informazioni base, ho dedicato tantissimi altri video riguardo il test d'ingresso in Bocconi. Vi lascio il link sempre in descrizione, praticamente sarà un menu di link questa descrizione. Cambieranno chiaramente le date perché non c'è una data fissa ogni anno, magari cambiano di qualche settimana, però diciamo che le informazioni base sono più o meno le stesse. L'unica differenza che c'è in questa sessione è che per causa Covid il test si svolge online e non più fisicamente in università, ma comunque seguirà un video dove spiego bene tutto. Ora direi di passare alle domande riguardo l'università, quindi la Bocconi in generale. Quanto costa la Bocconi? Allora, tutte queste informazioni le trovate sempre sul sito dell'università, quindi vi chiedo di fare riferimento a quello. Adesso vi dico quanto costa, non me lo ricordo a memoria. Per l'anno accademico 2020-2021 la contribuzione ordinaria, quindi quella che si paga in maniera standard, è 12.883 euro per il primo anno, che credo sia simile se non uguale per gli anni successivi. Una cosa che non tutti sanno è che ci sono le fasce agevolate. In base alla vostra situazione reddituale e patrimoniale pagate meno, questo per permettere a più fasce di reddito, a chi guadagna meno, a chi non può permettersi di spendere 12.000-13.000 euro quasi all'anno, di poter comunque fare l'università. La terza fascia agevolata, quindi quella subito sotto, corrisponde a 10.513 euro, quella sotto ancora, quindi la seconda fascia agevolata, 7.893, la prima fascia agevolata invece corrisponde a 5.263 euro e l'esonero parziale del 65% dei contributi corrisponde a 4.798 euro. Quindi si parte da un minimo di 4.700 euro circa fino a un massimo di 12.800 euro circa. Per capire in che fascia di contribuzione siete basterà calcolare l'indice ISEE. L'indice ISEE è l'indicatore che tiene conto di reddito, patrimonio e delle caratteristiche di un nucleo familiare. In Bocconi ci sono borse di studio? La risposta è sì. La prima borsa di studio che esiste in Bocconi è la cosiddetta borsa ISU, che è la borsa che riguarda il diritto allo studio universitario ed è erogata dallo Stato con un contributo regionale. Si può accedere se si ha un ISEE parificato non superiore ai 23.000 euro e comprende esonero 100% dalle tasse e contributi accademici, quindi non pagate la retta sostanzialmente. Il contributo dalla regione Lombardia dai 1.200 euro ai 4.500 euro, pasti a tariffa ridotta nelle mense Bocconi e inoltre un contributo per i pasti che nel 2020-2021 corrispondeva a 712 euro. La seconda borsa di studio invece che è presente si chiama Una scelta possibile e invece questa è offerta dai donatori privati dell'Università Bocconi. Vi cito esattamente cosa dice. La borsa è dedicata agli studenti che provengono da contesti di grave disagio economico-sociale, la cui situazione familiare è tale da impedire l'accesso agli studenti universitari anche con il supporto delle agevolazioni previste dal sistema di diritto allo studio regionale e comprende un esonero dal 100% dalle tasse e i contributi accademici, una borsa di studio da 5.000 euro, alloggio gratuito presso una delle residenze dell'università e anche qui pasti nelle mense a tariffa agevolata. Se volete sapere di più su queste borse ovviamente vi rimando al sito dell'università, lì trovate tutto quanto. In economia c'è tanta matematica? Un sacco di gente mi dice: io odio la matematica, non voglio assolutamente vederla mai più, e in economia e management c'è tanta matematica. Anch'io non ho mai simpatizzato troppo per la matematica. Ho fatto il liceo linguistico proprio perché non volevo avere troppo a che fare con i numeri. Management è sicuramente un corso più qualitativo, con meno numeri rispetto a economia e finanza, ma resta comunque economia. Quindi se volete fare economia, i numeri ci sono, la matematica c'è, senza però essere un impedimento. Se anche non siete bravi, non avete delle basi solidissime di matematica, dovete costruirvele, non dico che non servano, però non è una tragedia. Io ce l'ho fatta, ho fatto il linguistico di matematica, sapevo ben poco, ma sono comunque riuscito a portare a termine i miei studi della triennale e sono ancora vivo, diciamo. Quanto tempo studi al giorno? Allora, dipende un po' dagli anni e dai semestri, perché ci sono semestri un po' più tosti, semestri un po' più semplici. Una cosa che si fa tanto all'università rispetto che al liceo è studiare volta per volta. Al liceo tutti lo dicevano, il consiglio di tutti, dei professori, dei genitori era: studiate volta per volta, eccetera, poi ti trovavi a fare le studiate all'ultimo minuto. È normale. Questa cosa tende un po' a sparire perché uno, ti piace di più quello che studi e quindi studi
più o meno ogni giorno, e poi è veramente impossibile preparare un esame in rush finale il giorno prima. Diciamo che si studia in itinere, non saprei quantificarlo sinceramente, direi che un'ora al giorno, un'ora e mezza al giorno, 2 ore al giorno, poi dipende chiaramente, più mi avvicino alla sessione più si studia. Ci sono dei giorni prima dell'esame, magari la settimana prima di un esame importante, in cui studi veramente 7-8 ore al giorno, attacchi la mattina e stacchi la sera, se non anche di più. Non preoccupatevi però, non spaventatevi, è così. E così si fa. Che differenza c'è tra i corsi in inglese e i corsi in italiano? Ovviamente, oltre all'ovvia differenza della lingua, cambiano anche a livello di struttura e di didattica. I corsi in italiano sono più su una struttura tradizionale all'italiana, in cui c'è tanto studio formale, teoria ed esercizi, e quindi tante lezioni frontali, mentre nei corsi in inglese questa parte non manca perché resta comunque un'università italiana, ma prevede molto più lavori che sviluppano un po' più di soft skills, quindi lavori di gruppo, assignment individuali fatti a casa, ricerche. E poi l'altra differenza sostanziale oltre a questa, secondo me, è l'ambiente. Nei corsi in italiano si è solamente italiani, mentre nei corsi in inglese c'è un ambiente molto internazionale. Ci sono studenti italiani, ma ci sono soprattutto studenti provenienti da tutti i paesi del mondo. Il background internazionale si rileva molto spesso anche negli italiani, perché magari hanno vissuto all'estero da piccoli, hanno fatto l'anno all'estero, hanno fatto le scuole internazionali, quindi secondo me è un bel ambiente stimolante. Tornando alla questione dei lavori di gruppo, assignment eccetera, queste cose integrano in parte il voto finale di un determinato corso, quindi si costruisce il voto magari al 50% con un lavoro di gruppo e 50% con l'esame finale, mentre in italiano questa cosa è molto più rara, cioè solo su 1 o 2 corsi si costruisce il voto, in quelli in italiano, solamente facendo gli esami. Come ti sei trovato in Bocconi? Ormai sono 3 anni, questo è il mio 4º anno in Bocconi, poi al termine di quest'anno ne avrò ancora uno e poi avrò, si spera, finito, e posso dirvi che mi sono trovato veramente molto bene. Molto spesso si parla dell'ambiente in Bocconi, che sia competitivo, poi c'è gente un po' così snob, queste robe qui. Ho fatto un video a riguardo, si chiama Stereotipi sulla Bocconi, nei video vecchi del canale se volete andarvelo a vedere. Io complessivamente mi sono trovato veramente bene, è stato un ambiente stimolante, mi ha cresciuto sia dal punto di vista didattico sia dal punto di vista umano. Ho avuto modo di fare un sacco di esperienze extracurricolari che mi hanno veramente fatto crescere, mi hanno fatto imparare delle robe bellissime, e mi sono sempre trovato bene con le persone e nulla da dire su questo punto. Quindi sono riuscito a terminare questo video, incredibile ma vero. Tutte le informazioni vi ricordo che le trovate ovviamente sul sito dell'università. Potete entrare in Top Squad per parlare con altri ragazzi che devono provare il test d'ingresso e con ragazzi che sono già dentro all'Università Bocconi, e tra cui anche me. Se avete altre domande vi ricordo che potete farle nei commenti, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!